Buongiorno, Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia. E intanto complimenti per 30 anni, è un traguardo importantissimo. Buongiorno a tutti, buongiorno alla vostra community, sempre molto attenta a Mirabilandia, mi fa molto piacere. Dopo lo stop dovuto alla situazione pandemica, il parco ha ormai iniziato da qualche mese la sua promettente nuova stagione. Come sta andando e che dettagli ci può dare sugli eventi futuri di questa stagione? Cominciamo dai 30 anni, è un traguardo importantissimo. Il primo bel regalo di quest'anno è il fatto di poter aprire la stagione dall'inizio, dopo 2 anni con stagioni ridotte e difficoltà. Abbiamo deciso di celebrarlo in una giornata ben precisa, che sarà il 30 luglio, quindi una data facilissima da ricordare, 30 anni 30 luglio, in cui ci sarà una giornata dedicata al ricordo di questi 30 anni, i favolosi anni 90 l'abbiamo voluto chiamare, con RDS che animerà la giornata e tante altre sorprese. Quindi vi aspettiamo tutti per quella data. Le stagioni del parco, ci sono tante novità, pur un anno in cui devono esserci tante incertezze, comunque penso che Mirabilandia si sia rinnovata parecchio quest'anno, quindi tutti gli spettacoli rinnovati, l'animazione del parco, se vi fermate fino alla sera potete ammirare il nostro favoloso night show, vi lo garantisco che è assolutamente uno spettacolo incredibile. Poi abbiamo quest'anno anche la parata che chiude la prima parte della giornata al pomeriggio. Poi altre grandi novità, insomma manca poco per The Walking Dead, la nostra horror house che aprirà nelle prossime settimane. Quindi direi insomma come stagione dei 30 anni non possiamo che essere soddisfatti. Lei è soddisfatto del tasso di gradimento generale del parco e su quali punti crede ci sia necessità di lavorare in futuro per continuare a migliorare l'esperienza dell'ospite? Allora, la stagione devo dire che sta andando bene, con ottime affluenze, quindi l'interesse nel parco c'è sempre, anche se è rimasto assopito negli ultimi 2 anni, il piacere di ritornare per una giornata al parco, come dire, rifiorita. Questo ci fa molto molto piacere ed è anche un buon auspicio per i prossimi mesi estivi. Quali sono le aree del parco? Allora, diciamo che il fatto di appartenere a un grande gruppo come Parque Reunidos ci permette di poter avere un piano di sviluppo del parco da 3 a 5 anni. Quindi siamo in discussione con il board che verrà qui da noi nelle prossime settimane per discutere veramente i piani di investimento del parco che ci saranno perché Parque Reunidos crede molto nella forza di Mirabilandia, è uno degli assi principali del gruppo e quindi non ci farà mancare sicuramente gli investimenti. Oggi è un po' prematuro dirvelo perché potete immaginare tutti i parchi del gruppo hanno riaperto quest'anno con delle stagioni complete, quindi rimettersi in pista dopo 2 anni di difficoltà, però il gruppo non farà mancare gli investimenti a Mirabilandia. L'ultima novità di risonanza internazionale dedicata ai più grandi risale a 13 anni fa con iSpeed. Da allora il parco ha iniziato un percorso per aumentare l'offerta verso le famiglie, percorso iniziato proprio con lei da Divertical che inaugurò ormai 10 anni fa. Il parco ha interesse nel tornare ad investire nel target di ragazzi e adulti o Mirabilandia ha deciso che negli anni a venire punterà a diventare sempre di più le famiglie? Allora, diciamo che penso che il parco di Mirabilandia sia un parco comunque per tutti. Ci sono dei momenti delle stagioni in cui il parco necessitava di investimenti importanti in attrazioni più adrenaliniche e dei momenti in cui si doveva dedicare più attrazioni rivolte a un segmento più ampio, non solo alle famiglie ma chiamiamolo nel mondo family, no? Questa è una vita naturale del parco, ci sono dei cicli. Non dico che il parco si posizionerà solo sul segmento delle famiglie, sicuramente c'è bisogno di andare a rinnovare alcune aree che fanno parte della storia del parco ma che bisogna comunque tenere all'avanguardia, che magari negli anni precedenti ci si è rivolti più su un target, come dicevi tu, un po' più adrenalinico, no? Con gli investimenti da Speed, da Vertical sicuramente un segmento più family, poi c'è stata l'area Ducati. Credo che un investimento nell'area del segmento per i più giovani sia il momento giusto per il parco, ma il parco vuole essere un parco veramente per tutti. Le ultime 3 novità del parco sono legate a collaborazioni con brand esterni, l'abbiamo visto nel 2019 con la grande area Ducati World, all'inizio di questa stagione con la partnership di Nickelodeon, per poi terminare con l'imminente restyling tema The Walking Dead. Nel futuro dobbiamo aspettarci una crescente presenza di partner esterni all'interno delle novità del parco? Questa è una bella domanda, bisogna anche un po' provarle le cose, no? Per capirle. Ci sono all'interno del gruppo, non è solo Mirabilandia che prende queste decisioni, ma è Parque Reunidos, no? La fortuna di essere un network di 60 parchi ti permette di capire anche un po' le tendenze del mercato, magari anche in anticipo rispetto al mercato europeo o nazionale. Devo dire che sono delle sperimentazioni, quindi Nickelodeon
con lo spettacolo al teatro e il meet and greet sta riscuotendo parecchio successo, lo vediamo anche nell'interesse che riceviamo sul nostro sito web, quindi devo dire che è stata una partnership di successo. The Walking Dead chiaramente è destinato a un altro tipo di target, confidiamo nel successo, ma saranno, come dire, poi sono le persone che testimoniano e ti dicono qual è il successo. Ci crediamo molto e quindi dire sì, puntate su questo, vediamo che successo hanno. La prima sperimentazione con Nickelodeon è stata molto interessante, Ducati anche, perché la scorsa settimana abbiamo ospitato qua la conferenza stampa del VDV con tutti i piloti, quindi sono delle partnership importanti. Io credo molto nel valore di fare rete con dei brand importanti e quindi sì, io ci credo in questo, ma saranno comunque poi i risultati del gradimento del pubblico a testimoniare se la scelta era quella corretta. Nel corso di questi 30 anni di attività il parco ha collezionato attrazioni storiche come Autosplash o Rio Bravo che tuttora riscontrano grande affetto da parte degli ospiti. Mirabilandia ha in programma di effettuare dei restyling estetici o funzionali alle attrazioni più datate? Mi stai aprendo il mio cassetto della scrivania. Beh, chiaro, c'è un occhio di attenzione a tutto. La cosa incredibile è che devo riconoscere che la scelta di queste attrazioni 30 anni fa, rivederle oggi con l'affluenza e il gradimento, devo dire tanto di cappello a chi le scelse 30 anni fa, perché avere delle attrazioni così gradite ancora oggi dopo 30 anni, che comunque i gusti del pubblico in 30 anni cambiano, ma vederlo ancora oggi vuol dire che fu veramente delle scelte assolutamente azzeccate. Come dire, Rio Bravo è bella così, non Autosplash è quella tipologia di attrazione molto bella, però chiaramente c'è un'attenzione anche al restyling di queste attrazioni ovviamente, però penso che quella tipologia di attrazione è stata vincente per 30 anni e penso che sia comunque vincente anche in futuro. Il parco durante la gestione del precedente direttore aveva messo le mani per un nuovo hotel del parco. Si può dire se si sta procedendo con questo progetto? Il progetto dell'hotel del parco è un progetto che ha una storia molto lunga, tantissimi anni. Il Parco Reunidos si sta orientando anche verso questa tipologia di offerta all'interno dei parchi del gruppo, quindi siamo sul tavolo con noi e col board di Parco Unido la discussione per effettivamente ampliare l'offerta anche in questo settore, no, dell'accoglienza. Come e quando è ancora da definire, però sicuramente è uno dei punti di attenzione del parco. Penso che Mirabilandia ne abbia bisogno perché, come dire, tra i grandi parchi c'è appunto l'hotel, no? Fa parte un po' della storia dei grandi parchi da 2 milioni di visitatori, quindi noi che ci confrontiamo con quel mercato lì sì. Grazie, la ringraziamo per aver dedicato il suo tempo e le auguriamo un buon lavoro in questa transizione. Grazie a voi, grazie alla vostra community, sempre molto attenta, mi fa piacere e spero di vedere spesso al parco.